Oggi volevo parlarvi di un brand conosciuto a tanti, ma non tanto in profondità. Un brand che ha fatto tantissimo in un ristretto margine di tempo ed ha veramente gettato le fondamenta per tantissimi brand custom che poi si sono affacciati sulla scena. Chiaramente stiamo parlando di Orange County Drum and Percussion. Ma come tutti quelli che ormai sono stati definiti video story, dobbiamo partire dall'inizio, quindi mettetevi comodi, questi video sono un pochettino più lunghi e andiamo insieme a vedere la nascita di questo brand dai primi passi. Nei primissimi anni 80 West Coast Drum Company, un negozio di Santa Ana in California, acquista la rimanenza dei piatti Ludwig che erano costruiti da UFIP in Italia ed erano contenuti in grandi container. West Coast Drum Company assume un ragazzo di nome John Machado per aiutarli a catalogare, scaricare e selezionare tutti i vari piatti. Finito questo lavoro, Machado dà una sistemata alle macchine che erano già presenti in negozio per fare delle riparazioni alle batterie, per costruire qualche rullante custom, e rimane nel negozio per 9 anni, principalmente occupandosi delle riparazioni e di qualche piccola costruzione di rullanti. Poco dopo West Coast Drum Company assume un energico Daniel Jensen, diventa subito amico con John Machado e dopo pochissimo tempo iniziano a parlare e Jensen gli dice: ma quando è che apriamo il nostro negozio? Quindi Daniel Jensen aveva già queste idee di andare oltre al semplice piccolo laboratorio e vendita al pubblico. Di lì a poco i due si staccano dal negozio e fondano Orange County Drum and Percussion. Nel 1991 apre OCDP, è così che viene abbreviato il lungo nome, sempre a Santa Ana in California. Orange County Drum and Percussion è un negozio di batterie, ma offre anche lezioni, riparazioni e costruzioni di piccoli kit custom. Iniziano le costruzioni delle prime batterie. Essendoci diverse richieste riguardo ai kit custom che costruivano, la parte del negozio viene poco dopo abbandonata e quindi Orange County Drums diventa a tutti gli effetti un costruttore di batterie custom. Attorno al 1994-95 OCDP inizia ad avere un certo giro fra i batteristi della California del Sud e attira l'attenzione di due batteristi che stavano emergendo con la loro band in quel periodo. Parliamo di Adrian Young dei No Doubt e Chad Sexton dei 311, che poi in futuro diventeranno soci finanziatori della società OCDP assieme ad un altro batterista che poi vedremo. Adrian Young chiaramente suona strumenti OCDP e dà una grandissima spinta commerciale al marchio con l'album che pubblica la sua band i No Doubt, The Tragic Kingdom, che esce il 10 ottobre del 1995, grande successo mondiale. La parte creativa del marchio OCDP era gestita principalmente da Daniel Jensen, a cui piaceva innovare, inventare, cercare cose mai fatte, ed è proprio questo che faceva impazzire i clienti di OCDP, dove tutto in pratica era possibile. Come spesso avviene, OCDP riprese delle caratteristiche del passato, come per esempio i blocchetti offset, già in uso da Slingerland, Premier, Ludwig, come i famosi tube lugs già in utilizzo negli anni 20 nei rullanti Ludwig e Slingerland. Essendo OCDP una ditta custom, i clienti venivano seguiti dall'inizio alla fine nella realizzazione del proprio kit e veramente tutto era possibile, dal tom da 6 fino alle casse da 28. Profondità, tutto era veramente customizzabile, comprese le finiture che hanno giocato un ruolo molto fondamentale, come poi vedremo. In quel periodo, quindi primi metà anni 90, esisteva già qualche ditta che costruiva strumenti custom, tipo per esempio Pork Pie, fondata da Bill Detamore nel 1987. Ma la forza di OCDP era quella di non avere limiti, di non porre limiti alla creatività e di avere un Daniel Jensen veramente molto, diciamo, artistico. E ho trovato anche un vecchio spot di Orange County che diceva: At Orange County Drum and Percussion, we never say no. Noi non diciamo mai di no. Quindi il punto forte di Orange County Drums era proprio nell'inventiva. Crearono anche il rullante famosissimo cosiddetto vented, i rullanti con i fori, ma che vedremo dopo e che veramente fece fare il salto di qualità.
Una delle firme di Orange County Drum and Percussion è sicuramente la pelle con il doppio foro e i rinforzi OS cromati. Tutti nei primi anni 2000 desideravano una pelle del genere e si sono viste veramente tantissime repliche montate nelle batterie di altri marchi. Fra gli artisti che utilizzavano Orange County c'erano Abe Cunningham dei Deftones, John Otto dei Limp Bizkit, Taylor Hawkins e Dave Grohl dei Foo Fighters, Joy Jordison degli Slipknot, solo per citarne alcuni, e un giovane di nome Travis Barker che suonava in una band ska chiamata Aquabats. La cosa curiosa è che tutti i batteristi menzionati registrano in quel periodo, che va dal 97 al 99, l'album che poi lancia al mondo la loro band. Basti pensare ad Around the Fure dei Deftones, The Color and the Shape dei Foo Fighters, sempre 1997, Significant Others dei Limp Bizkit, 1999, ed il Self-Titled degli Slipknot, sempre 1999. Ma OCDP esplode veramente quando Travis Barker si unisce ai Blink-182 e pubblicano Enema of the States. Unendo lo stile caratteristico di Travis Barker, l'originalità delle batterie OCDP e del successo dei Blink-182, il marchio viene consacrato a livello mondiale e diventa il punto di riferimento per le batterie custom. Quando i Blink-182 iniziano il tour di supporto a Enema of the States, Daniel Jensen diventa il drum tech personale di Travis Barker e lo segue e lo seguirà e lo segue tutt'oggi in tutti i suoi movimenti, in tutte le sue tournée e in tutti i suoi progetti. Una cosa molto importante che ancora però non vi ho detto è che gli artisti Orange County Drum and Percussion pagavano i loro set. Quindi, sì, proprio così, avete capito bene, gli artisti endorser pagavano i kit Orange County che si facevano costruire. Ho avuto modo di parlare anche con un ragazzo che lavorava per Orange County Drum al tempo e che costruì delle batterie per Travis Barker e mi disse che essendo una ditta molto piccola, artigianale, Orange County non aveva le possibilità di un grande marchio. Essendo una piccola azienda custom, il kit era veramente cucito su misura ed era unico per il musicista. Fra l'altro sono riuscito ad andare indietro nelle pagine del sito Orange County e ho trovato questa schermata dove c'erano proprio i prezzi dei kit, chiaramente in dollari, stiamo parlando dei primissimi anni 2000, i prezzi dei kit degli artisti, quindi dateci un'occhiata, è veramente molto molto interessante con tutte le varie customizzazioni. Poi chiaramente gli artisti più grandi che davano tantissimo all'azienda in termini di visibilità non pagavano più i kit, però questo è anche il motivo per cui si vede tanti musicisti andare in OCDP e poi uscire poco dopo, perché magari trovavano un contratto con un'azienda più grande dove riusciva a supportarli anche nei vari tour intorno al mondo in una maniera un pochettino più stabile. Ma veniamo al suono di queste batterie, la cosa più importante. Come magari molti di voi sapranno, Orange County Drums ha usato nella sua permanenza sul mercato i famosi fusti Keller, già usati da Rogers al tempo negli anni 60-70, usati attualmente anche da Noble & Cooley e da tantissime ditte custom. Keller, breve parentesi, è una ditta che costruisce accessori in legno e chiaramente anche fusti per batteria. Classico cross laminated, come dicono loro, laminato di legno. Normalmente vengono fatti dei fusti leggeri, 6-8 strati, bordo 45, e questo è il design classico di Orange County. Il materiale usato è principalmente lacero, quindi lo possiamo andare a paragonare come alle prime DV, per esempio. Quindi fusto leggero, normalmente loro non avevano cerchi di rinforzo, però in pratica è una batteria che suona tanto, sospensioni dei tom con i rims, tanta risonanza, tanti bassi, ed è un suono abbastanza standard. Però ogni ditta che utilizza i fusti Keller ha le sue caratteristiche, quindi lavora il fusto in una maniera diversa. Quindi ogni marchio, anche se ha lo stesso fusto, ha diverse caratteristiche tonali proprio grazie alla lavorazione e alla customizzazione, all'artigianalità che ha ogni brand. Ma la caratteristica principale che distingueva Orange County Drums dagli altri costruttori è l'invenzione dei rullanti cosiddetti vented. Quindi hanno costruito questi rullanti con i fori sul fusto ed è un'invenzione totalmente loro.
Mi vengono fatte spesso diverse domande sulla sonorità di questi rullanti, ci sono un pochettino affezionato, essendo stato teenager, diciamo, in quel periodo. Quello che vi posso dire è che andavano chiaramente molto in voga nel fine anni 90, primi anni 2000, dove era richiesto questo suono. È un suono abbastanza aspro, dai fori esce veramente tanta cordiera, quando lo si suona è un pochettino anomalo, non è un suono che è familiare. Questi sono rullanti che vanno tenuti abbastanza alti come accordatura, quindi la cordatura bassa di questi rullanti è la medio-alta, per non dire alta, di un rullante normale, per darvi un metro di paragone. Nessuno vi vieta di tenerli bassi, però la loro funzionalità è quella di avere un'ottima proiezione, di avere proprio questa pacca estrema, e lo stesso Daniel Jensen scriveva sul sito: se cercate un rullante versatile, questo non è il rullante per voi, perché fa una cosa, ma la fa molto bene, e soprattutto è una sonorità che fa solamente questo tipo di rullante. Gli altri magari ci si possono avvicinare, ma questo tipo di rullante è stato fatto e studiato dallo snare bed, dalla dimensione dei fori, allo spessore del fusto, perché questi rullanti normalmente hanno spessori abbastanza importanti, dai 15 strati fino ai 40 strati. Questo veniva fatto per dare rigidità al fusto, evitare che i bordi, tirando tanto, andassero a flettersi, quindi il suono risultava molto soffocato. I fori sul fusto erano da 1 pollice fino a quasi 3 pollici, quindi abbiamo dei fori abbastanza grandi. Lì potete sentire, per esempio, uno dei pezzi più famosi registrato con un rullante vented è My Own Summer dei Deftones, come anche dei pezzi dei 311 e in pratica tutti i dischi che ho menzionato prima, quindi se volete sentire un po' di suoni OCDP lì li trovate. Chiaramente sono stati modificati in studio come per tutte le batterie, insomma. Molti fonici hanno detto in delle interviste che nei contesti non grandissimi quasi spegnevano il volume del rullante, il microfono del rullante, perché era veramente fortissimo e si sentiva. Se avete bisogno quindi di un rullante che proietta tanto, con molta pacca, un vented OCDP è un'ottima scelta. Sono abbastanza rari da trovare, proprio perché nel 2012, dopo un pochettino di instabilità del marchio, poi la crisi economica e diversi fattori che sono a noi sconosciuti, il marchio viene venduto a Guitar Center, che è una catena di negozi americana, e nel 2012 la produzione custom cessa definitivamente. Guitar Center per un paio d'anni produce dei kit chiamati Venice, li potete vedere dal badge differente, quindi qua vediamo un badge americano custom OCDP, e poi anche i blocchetti, cose varie erano diversi chiaramente, e qua vediamo un rullante per esempio con il badge e meccaniche prodotte a Taiwan, quindi con produzione orientale. Il marchio è tuttora in possesso di Guitar Center, ma come ho appena detto la produzione custom non esiste più, quindi bisogna fidarsi al mercato dell'usato se volete un kit o un rullante Orange County fatto in America custom. OCDP, un marchio che ha fatto veramente tantissimo in un lasso di tempo veramente stretto, stiamo parlando di circa 20 anni, ha segnato un'epoca nel genere chiamato nu metal e punk rock soprattutto, creando dei rullanti con un suono signature che appartiene solamente a loro e creando dei kit dall'estetica veramente molto accattivante e che non era stata mai provata da nessuno, quindi hanno esplorato veramente degli orizzonti nuovi. Chiudiamo un'altra video story, se avete qualche domanda da fare ci sono i commenti sotto, oppure c'è la mia mail info@yourdrumsound.com. Se siete su YouTube cliccate mi piace e iscrivetevi, così vi arriveranno i vari aggiornamenti, oppure su Facebook c'è il tasto segui o mi piace per avere sempre le notizie. A presto!